Lo so, nell'immagine che ho scelto per la copertina è presente il solo Stato di Israele, non sono presenti i territori della Palestina e della striscia di Gaza, proprio come se Israele avesse assorbito i territori palestinesi. Non l'ho scelto a caso, prima di additarmi come di una fazione piuttosto che di un'altra, ascoltate tutto il video perché l'immagine che ho scelto per la copertina io credo che sia veramente ciò che potremo vedere nei prossimi 20 anni della storia di Israele, la totale cancellazione dei territori e dell'identità palestinese quindi. Il video di oggi è molto lungo e complicato, quindi prima vi spiego com'è strutturato. Nella prima parte affronteremo la questione del sionismo, cos'è e quali sono le sue caratteristiche, dopodiché passeremo alla storia del sionismo. La prima parte va dalla nascita del movimento al termine della prima guerra mondiale, quando la Palestina è sotto dominio ottomano. Seconda parte dal primo dopoguerra al secondo dopoguerra, il periodo del mandato britannico della Palestina. La terza parte dalla nascita dello Stato di Israele fino ai giorni nostri. L'ultima parte del video invece è un'analisi non mia su quello che potrebbe essere il futuro di Israele nei prossimi 20 o 30 anni. Non saltare subito alla fine perché moltissimi concetti importanti verranno introdotti strada facendo nel video. Detto questo, ti auguro una buona visione. Partirei con la definizione di sionismo, dato che bisogna sapere di cosa parliamo. Sionismo ha voluto dire tante cose nel corso degli anni, nel corso dei decenni. Quello che a noi interessa però è la sola cosa importante, ovvero il sionismo storico. Cos'è il movimento sionista? Dicesi sionismo, quel movimento politico, quella corrente di pensiero che promuove l'affermazione e l'autodeterminazione del popolo di Israele tramite la creazione di uno Stato per gli ebrei. Stop, né più né meno. Ora prendiamo questa singola frase, la apriamo e ci buttiamo dentro a capofitto per analizzarla. Numero 1. Autodeterminazione dei popoli. Per quanto la prima cosa che salti in mente sono i 14 punti di Wilson alla fine della prima guerra mondiale, noi dobbiamo ricordarci che il concetto di autodeterminazione dei popoli è un concetto risorgimentale di circa metà 800. Solitamente si usa il 48 come punto di riferimento, ovvero l'anno delle rivolte più o meno in tutta Europa. Questa è una cosa importante da tenere a mente, ovvero il sionismo è un'idea risorgimentale di metà 800. Se solo questo paese studiasse un minimo della sua storia, allora noi dovremmo comprendere più di altri il significato del sionismo, proprio perché l'Italia allora non aveva una patria, così come anche le popolazioni tedesche piuttosto che le popolazioni polacche. C'è chi era diviso, c'è chi era schiacciato da una potenza straniera, c'è chi era frammentato, insomma popoli legittimi che esistono senza una casa e che ne reclamavano una. Italiani, polacchi e tedeschi dal mio modestissimo punto di vista quindi dovrebbero comprendere più di chiunque altro il sionismo. Secondo punto, la natura laica del sionismo. Siamo nell'Europa post-rivoluzione francese, quindi siamo in un'Europa che ha separato lo Stato dalla Chiesa. Nell'Europa post-rivoluzione francese le persone sanno che la religione, qualunque essa sia, poco ha a che fare con il governo, con la politica e con lo Stato. Motivo per cui il sionismo non è supportato e non c'entra nulla con la fede giudaica. Il fedele giudaico dice: Stato ebraico? Ma tu sei scemo! Nei nostri testi sacri c'è scritto che noi ebrei dobbiamo vagare per 2000 anni finché non tornerà il Messia. Ma quale Stato giudaico? Oh, ma non scherziamo! Nella società europea post-rivoluzionaria, chiunque faccia affidamento più o meno letterale alle sacre scritture, qualunque esse siano, viene preso come un cretino, diciamocelo. Quindi se l'ebreo dice che bisogna vagare per 2000 anni, se il musulmano dice che non bisogna mangiare quell'alimento, se il cristiano dice che bisogna accettare il Cristo, vengono tutti presi come cretini nell'Europa post-rivoluzione francese. Ancora con questa religione, ma svegliati, ma che palle! Dato che il sionismo nasce in questo contesto, non ha nulla a che fare con la religione, quindi. Il sionismo quindi è la volontà popolare che persino una comunità antica, frammentata e sparsa ovunque nel mondo come quella ebraica viene riscoperta quando i tempi sono maturi, quando le popolazioni europee iniziano a slegarsi dalle casate e dai sovrani. La volontà popolare poi necessita di uno strumento per concretizzarsi. Siamo nell'Ottocento e nel Novecento, apriamo un po' il libro politico dell'Ottocento-Novecento per capire cosa potrebbe fare al caso nostro. Vediamo un pochettino. Ah, ma perfetto, il socialismo. Il sionismo quindi fa suo il socialismo perché lo riconosce come strumento per autoaffermare il popolo di Israele. Se noi vogliamo concretizzare questo maledetto Stato ebraico, lo strumento che più può tornarci utile è il socialismo. In parallelo all'assorbimento del socialismo vi è per forza di cose una vena patriottica. Ricordiamo che a quei tempi non esisteva lo Stato di Israele. Se tu, da ebreo, fai appello alle comunità ebraiche internazionali, fai appello in
realtà a francesi, italiani, tedeschi, polacchi, poco importa che siano di discendenza ebraica. Serve un denominatore comune per mettere d'accordo tutti, motivo per cui abbiamo la riscoperta degli antichi simboli ebraici e giudaici. Specifichiamolo perché quando qualcuno oggi pensa a un ebreo pensa alla stella di Davide e a dei capelli alquanto imbarazzanti. Ai tempi le comunità ebraiche potevano essere attaccati ai simboli religiosi come noi oggi possiamo essere attaccati ai simboli cattolici, agli usi e costumi cattolici. Sì, sappiamo che i comandamenti sono 10, ma non sapremmo neanche citarli tutti quanti. Il tutto perché sempre dopo la rivoluzione francese ci siamo lasciati alle spalle la religione, motivo per cui le comunità ebraiche del tempo si sforzano di studiare gli usi e costumi giudaici antichi. Da questa natura laica del sionismo nasce quindi il necessario avvicinamento con le poche frange religiose ebraiche rimaste in Europa, proprio perché uno studioso della religione giudaica conosce gli antichi elementi del giudaismo su cui noi dobbiamo necessariamente fare affidamento per giocare a costruire questo stato nuovo artificiale di vena patriottica. Dobbiamo quindi sforzarci di sopportare questi rabbini ebrei, così possiamo riscoprire il nostro passato ebraico, un po' come se noi oggi dovessimo costruire uno stato cattolico o comunque promuoviamo un movimento cattolico. Dobbiamo necessariamente ascoltare i preti o comunque gli studiosi della religione per capire di cosa stiamo parlando. Anche se siamo laici, anche se non ci crediamo, comunque dobbiamo attingere alle loro conoscenze. Questi quindi sono tutti i componenti del sionismo. Velocissimo recap, quindi le idee risorgimentali del movimento, la natura laica del sionismo, la concretizzazione dello Stato ebraico cavalcando le correnti politiche del tempo, prime di tutte il socialismo, e la riscoperta di un'identità nazionale ebraica da cui l'avvicinamento coi rabbini e con le poche frange religiose rimaste. Con la definizione del sionismo possiamo passare alla storia. Come abbiamo visto, quindi, le comunità ebraiche erano sparse in tutta Europa, erano perseguitate, chi più, chi meno, ma a un certo punto nasce il sionismo. Come mai proprio a un certo punto nasce? Qual è il punto di non ritorno? In realtà ce ne sono stati tanti, ma primo di tutti il caso Dreyfus. Argomento che abbiamo già trattato nel video sul fascismo francese, nonché evento chiave dell'antisemitismo moderno. 1870 la Francia riceve una sonora sconfitta nella guerra franco-prussiana e l'opinione pubblica non riesce a giustificarsi la cosa. Non è possibile aver perso contro questa nazione appena formata, ci deve essere stato un nemico interno. Vuoi vedere chi è stato Dreyfus? Lui è alsaziano, quindi mezzo tedesco, ma è anche ebreo, quindi apparentemente una comunità che non è mai diventata francese al 100%. Deve essere stata colpa sua. Fin da subito le accuse contro il capitano Dreyfus parevano infondate, quindi fin da subito gli ebrei europei drizzarono le orecchie, insomma. Ma quanto ancora dobbiamo sopportare tutto questo? È palese che non è stato lui, ma quanto ancora dobbiamo essere emarginati, incolpati e via dicendo? Tra i giornalisti in Francia che hanno possibilità di seguire e di toccare con mano il caso Dreyfus c'era anche un giornalista di origini ungherese cittadino dell'impero austro-ungarico, tale Theodor Herzl. Herzl, dotta personalità, ha modo di toccare con mano l'antisemitismo europeo, decisamente più marcato in Francia. Non a caso, sulla scia dello scandalo Dreyfus, ricordiamolo scoppiato nel 1894, Herzl pubblica Der Judenstaat, lo Stato ebraico. Può sembrare scontato, ma diciamolo, Herzl teorizza una soluzione semplicissima. Siamo discriminati da secoli in tutta Europa, non ci permettono di assimilarci, noi vorremmo anche assimilarci, ma sono i primi a discriminarci, quindi non possiamo mischiarci agli altri. Non ci permettono di ricoprire ruoli di spicco nella società quali politica, ruoli militari, eccetera eccetera, perché comunque anche se ci arriviamo ci guardano con disprezzo. Ci lasciano fare quindi solamente i mercanti. Facendo i mercanti, se ci arricchiamo poi ci guardano con disprezzo perché dicono che abbiamo delle trame losche e via dicendo. Ok, volete mandarci via, va bene, noi ce ne andiamo anche, ma dateci un pezzettino di terra, almeno un luogo dove andare. Il secondo passo sarà una lenta colonizzazione della durata di decenni, lo specifica proprio decenni, in cui gli ebrei di tutto il mondo migreranno verso questo pezzo di terra. Dapprima partiranno i più poveri e i più bisognosi, le persone specializzate nei lavori manuali, proprio perché il pezzo di terra in questione sarà da costruire, da colonizzare. Poi si uniranno tutti gli altri. Per facilitare questo processo poi bisogna creare l'organizzazione sionista mondiale, proprio perché dobbiamo essere in contatto tra di noi e dobbiamo aiutarci l'un l'altro qualora avessimo bisogno. E solo infine la questione che accende i cuori:
Ok, questo pezzetto di terra, questo stato, dove lo facciamo? Sui possibili candidati dello Stato ebraico ci soffermiamo meglio dopo, vi accenno solamente quelli presenti nello Stato ebraico. Allora abbiamo innanzitutto la Palestina per questioni ovvie, storiche, culturali, eccetera eccetera, e poi abbiamo l'Argentina per questioni puramente tecniche. Diciamo che per quello che devono fare gli ebrei, cioè la costruzione di un nuovo Stato artificiale, un posto mezzo vuoto con già qualche colonia e tutto da costruire come l'Argentina è un territorio ideale. Il passo successivo fu il congresso di Basilea, tenutosi appena un anno dopo la pubblicazione del libro, nel 1897. Naturale conseguenza delle idee espresse nel suo libro, Herzl e il resto dei partecipanti diedero vita all'Organizzazione Sionista Mondiale, organo che avrebbe dovuto realizzare la creazione del famoso Stato. Neanche il tempo di concretizzare quanto scritto, però, che sarebbe arrivato il secondo evento che contribuì all'antisemitismo moderno. Tra il 1902 e il 1903, infatti, la Russia zarista pubblicò il falso storico dei protocolli di Savi di Sion. Perdonate l'estremo riassunto, ma altrimenti non ne usciamo più. In Russia si sta male, la Russia è arretrata, c'è la minaccia della rivoluzione, gli ebrei hanno fondato il sionismo, per perseguire il sionismo hanno abbracciato ideali rivoluzionari, l'obiettivo è prendere due piccioni con una fava. Avete visto? In Russia si sta male per colpa loro, perché sono ebrei e promuovono la causa rivoluzionaria. Ovviamente l'antisemitismo era già diffuso, non a caso in Russia gli ebrei venivano relegati ai confini occidentali dell'impero, grosso modo in quelli che sono i territori attuali di Ucraina, Baltici e soprattutto polacchi. Grazie al protocollo dei Savi di Sion, la miccia dell'antisemitismo moderno torna ad accendersi e in Russia riprendono nuovamente i pogrom, ovvero la violenza cittadina nei confronti delle comunità ebraiche. Tra questi pogrom vale la pena ricordarne uno, ovvero quello di Kishinev, siamo quindi nel territorio della Bessarabia. Vale la pena ricordarlo solo ed esclusivamente perché questo pogrom è quello che fa avvicinare gli inglesi al sionismo, è quell'evento che fa riconoscere il sionismo da una potenza internazionale per la prima volta e soprattutto è quello che fa ideare agli inglesi il cosiddetto schema Uganda. L'Africa orientale ai tempi era sotto dominio britannico e proprio gli inglesi individuarono in una zona dell'entroterra una possibile area fertile che poteva sposarsi con la causa di Herzl. La cosa fu talmente concreta che i vertici sionisti organizzarono anche delle spedizioni per verificare come fosse il territorio. Tuttavia, proprio lo schema Uganda causerà le prime spaccature interne all'interno del sionismo internazionale, proprio perché dopo che quest'ultimo aveva optato per la Palestina a discapito dell'Argentina, un'ulteriore proposta per un'area geografica differente aveva messo in crisi la coesione. Ma come, torniamo indietro sui nostri passi? Rinunciamo a Gerusalemme? Allora tanto valeva scegliere l'Argentina prima. Importante specificare che in primis gli inglesi propongono lo schema Uganda come un qualcosa di momentaneo. Dato che la Palestina è oggettivamente difficile da ottenere come territorio, andate in Africa momentaneamente, poi se ne riparla. Lo schema Uganda però fu rifiutato dagli stessi sionisti, non da tutti, da una parte dei sionisti, quelli più che altro dell'Europa orientale che guardavano con simpatia la rivoluzione e che accusavano gli altri sionisti di essere al soldo delle democrazie quali gli inglesi. A questo punto i più attenti di voi dovrebbero già averci riflettuto. Palestina di qua, Palestina di là, ma perché oggettivamente è così difficile la Palestina? Ricordiamoci che siamo agli inizi del Novecento, non ci sono le Nazioni Unite, non c'è il blocco occidentale. Chiedere la Palestina a quei tempi voleva dire andare a citofonare all'impero ottomano. Sgangherato, ma pur sempre l'impero ottomano. Herzl proponeva un beneficio da entrambe le parti. Dateci il nostro pezzettino di terra, grosso modo la città di Gerusalemme e quanto c'è intorno a Gerusalemme. Fateci fare il nostro Stato e intanto tutti gli ebrei d'Europa portano le loro ricchezze nel decadente impero ottomano, non l'ha detto proprio così al sultano ovviamente, e aiutiamo a risollevare l'economia ottomana, così ne beneficiamo entrambi, no? Noi portiamo qua tutte le nostre ricchezze, voi ci date la possibilità anche di imbracciare le armi per il nostro nuovo Stato, cosa che non possiamo fare attualmente perché non abbiamo uno Stato, e tra l'altro noi lo dichiariamo anche neutrale il nostro nuovo Stato, anche perché ho saputo che avete un po' di problemi con le popolazioni arabe, potremmo mediare noi. Neanche a dirlo, il sultano Abdulhamid II rifiutò, per quanto sgangherato l'impero ottomano rimaneva un impero proprio, benvenga ogni tipo di diversità, quindi anche e soprattutto gli ebrei con le loro ricchezze, ma mai in una posizione di parità e sovranità.
Assoggettati all'impero? Assolutamente sì. In uno stato loro? Assolutamente no. È bene specificare questa cosa perché, per quanto a noi europei occidentali possa fare male la questione, dobbiamo riconoscere che un ebreo stava decisamente meglio sotto dominazione ottomana piuttosto che nell'Europa cristiana. Ne riparliamo meglio dopo però. Intanto l'antisemitismo continua, specie nell'Europa orientale sotto dominazione zarista. I pogrom continuano praticamente per tutti gli anni 10 del Novecento, basti pensare a quando nel 1905 la Russia perde la guerra contro il Giappone. Incapaci di darsi una spiegazione, indovinate un po' su chi ricade la colpa? I rossi e i giudei. In pochi anni circa 40.000 ebrei emigrarono dall'impero russo all'impero ottomano, ovviamente nei territori geografici della Palestina. Ancora però il sultano spalancava le porte agli ebrei, una delle innumerevoli minoranze dell'impero ottomano. I lenti e costanti flussi migratori vengono interrotti dalla Grande Guerra. Per forza di cose le frontiere si chiudono tra i paesi nemici. Tutti sanno che, vada come vada, l'impero ottomano comunque è destinato a cadere. Di conseguenza inglesi e francesi iniziano a disegnare la nuova mappa del Medio Oriente, rigorosamente con il righello e rigorosamente facendo casini. Nel mentre gli ebrei sotto dominazione russa inizieranno una resistenza all'esercito zarista, mentre persino gli ebrei sotto dominazione ottomana inizieranno ad avere problemi, poiché ritenuti responsabili di spionaggio verso le potenze europee. Forse questi sospetti non erano del tutto infondati però, abbiamo già detto come solamente i britannici si avvicinarono alla causa del sionismo. Tra il 1916 e il 1917 si compie lo sposalizio definitivo. L'Inghilterra dichiara davanti al mondo il sostegno alla causa sionista. In un Medio Oriente che andrà incontro alla spartizione, la Gran Bretagna è indubbiamente l'alleato migliore. Con la fine della Prima Guerra Mondiale e la caduta dell'impero ottomano si apre il periodo del mandato britannico della Palestina, o Palestina mandataria che dir si voglia. A noi interessa la storia di Israele, quindi dobbiamo tagliare corto sul dietro le quinte della vicenda. Vi basti sapere però, come solitamente fanno gli inglesi, gli accordi per la creazione dello Stato ebraico furono presi ovviamente in gran segreto e tenendo un piede in più staffe. Gli inglesi, come sappiamo, furono anche i promotori della cosiddetta rivolta araba, ovvero sul finire della Prima Guerra Mondiale le rivolte delle popolazioni arabe ai danni della dominazione ottomana. Gli inglesi hanno detto: se voi vi rivoltate, noi vi aiutiamo dopo la guerra a diventare liberi, a emanciparvi, a creare i vostri stati, eccetera eccetera. Non solo questa promessa andava in contrasto con la costruzione dello Stato ebraico, ma addirittura la cosa non avvenne proprio perché il Medio Oriente fu spartito a tavolino coi francesi con gli accordi di Sykes-Picot, quindi mentire spudoratamente, insomma. Piccolissimo inciso, è proprio questo comportamento che farà allontanare Lawrence d'Arabia, indubbiamente un eroe di guerra, dall'impero britannico, proprio perché si avvicinò tanto agli arabi e al loro desiderio di libertà, e poi l'impero britannico non mantenne i patti. Con l'avvento del mandato britannico della Palestina ripresero con una velocità disarmante le immigrazioni degli ebrei europei verso Gerusalemme. Era cominciata l'Aliabet. Questa è una cosa che non tutti sanno. L'Aliabet, ovvero la grande immigrazione degli ebrei verso la Terra Santa, non è solo quel piccolo lasso di tempo dal finire della Seconda Guerra Mondiale alla creazione dello Stato di Israele, ma fu un processo durato quasi 30 anni praticamente. Finisce sì con la creazione dello Stato di Israele, ma inizia adesso, più o meno nel periodo della Palestina mandataria. Quindi stiamo parlando di circa 30 anni di flusso più o meno costante di ebrei europei in territori palestinesi. L'immigrazione molto spesso era clandestina, quindi non solo i palestinesi si opponevano, ma anche i britannici, proprio perché ormai l'interesse unico degli inglesi era quello di controllare i nuovi territori, facendo in Palestina la stessa identica cosa che hanno fatto in India, seppur in piccolo, ovvero mettere gli uni contro gli altri, con il fine ultimo di amministrare meglio il territorio. In Palestina gli ebrei iniziano a fare più o meno quanto enunciato dallo Stato degli ebrei, iniziano a lavorare i campi, iniziano a costruire, iniziano a investire, iniziano ad abbracciare le armi per difendere il loro pezzo di terra, che allora non era lo Stato di Israele ma erano i pochi insediamenti che avevano. Difenderla da chi, vi chiederete voi? Ma dagli arabi palestinesi, chiaramente. Arabi palestinesi che dicevano semplicemente: oh, non ci sta bene, ci siamo rivoltati contro l'impero ottomano per la nostra sovranità. Passi il mandato britannico della Palestina, questa semi-libertà che è comunque meglio della dominazione ottomana, ma comunque il continuo arrivo di colonizzatori europei no.
Poco importa che fossero ebrei, perché venivano visti come colonizzatori europei, questa è la vera minaccia. Il video non è ancora finito, tutt'altro, però la domanda chiave possiamo già inserirla. Chi ha ragione, chi ha torto? Sembra che abbiano ragioni entrambe le parti. L'unica cosa sicura è che è colpa degli inglesi, ma quello è quasi un must della nostra storia. Nel corso dei decenni i britannici furono indubbiamente più vicini alla causa sionista piuttosto che alle popolazioni arabe, per il semplice fatto che gli ebrei erano europei, indubbiamente più vicini per fattori culturali, economici, linguistici, eccetera eccetera. Come conseguenza i britannici acconsentirono in più di un'occasione il costante flusso di ebrei in Palestina. Parliamo di circa centinaia di migliaia di persone distribuite nel corso dei decenni. Addirittura negli anni 30 i flussi migratori aumentarono ancora di più, proprio perché con l'avvento del nazismo e delle politiche antisemite gli ebrei furono quasi costretti a emigrare. Le tappe erano o gli Stati Uniti o la Palestina. Il risultato furono le continue rivolte da parte dei palestinesi nei confronti sia degli ebrei che dei britannici. Ne sono un esempio i primi moti degli anni 20, le rivolte del 29 e ovviamente la grande rivolta araba, durata dal 1936 al 1939. La rivolta fu schiacciata nel sangue, ovviamente, e ci mancherebbe, una popolazione nulla tenente come quella araba palestinese non poteva nulla contro l'impero britannico. Ed è proprio il non avere nulla che avvicina le popolazioni arabe palestinesi a una tecnica militare ben precisa, una tecnica militare che non ha nulla a che fare con la religione e che si adotta quando lo scontro tra le parti è talmente asimmetrico che nemmeno la guerriglia partigiana basta più. La popolazione palestinese qui scopre il terrorismo. Intanto in Europa la situazione per gli ebrei si fa sempre più pressante. Con il collasso della Russia zarista è rimasto scoperchiato il territorio più pregno di ebrei di tutta l'Europa, la Polonia. Neanche a dirlo, con la venuta del nazismo, dell'invasione della Polonia e della seconda guerra mondiale, sarebbe iniziato il periodo più buio di tutta la storia ebraica, l'Olocausto. Non mi dilungo troppo perché è una cosa che tragicamente conosciamo tutti, circa 6 milioni di morti in tutta Europa, i più fortunati sopravviveranno dapprima in Francia, poi a Londra e negli Stati Uniti. Con il termine del secondo conflitto mondiale viene posta per la prima volta nella storia la questione sionista davanti al resto del mondo. Non possiamo più permettere che capiti una cosa del genere. Ora, il mandato britannico continuerà fino al 1947, questo è l'anno in cui gli inglesi rimetteranno la questione sionista nelle mani delle Nazioni Unite, che tradotto vuol dire abbiamo perso tutto il nostro impero e siamo finiti sotto influenza americana, quindi ora comandano loro. Nel breve lasso di tempo dal 45 al 47 si verifica l'ultima vera ondata migratoria degli ebrei verso la Palestina. Sfido io, dopo quello che era successo, a fidarsi ancora delle corti europee. Proprio nel 47 le Nazioni Unite approvano il famoso piano di partizione, 2 popoli, 2 stati. C'è da dire che non hanno inventato tutto da zero. Già nel 1937 i britannici ipotizzarono la divisione territoriale, semplicemente non fu mai attuata. Il 14 maggio 1948, data in cui scadeva ufficialmente il mandato britannico della Palestina, nasceva contemporaneamente lo Stato di Israele. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Pausa un attimo adesso, abbiamo affrontato la storia dello Stato ebraico fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. D'ora in avanti affronteremo la storia dalla creazione dello Stato di Israele ai giorni nostri. Siamo quindi in un momento di spartiacque, fino a questo punto lo Stato ebraico non esisteva, da questo punto in avanti lo Stato ebraico esisterà. Ne approfittiamo quindi per guardare un attimo un argomento che viene sempre tralasciato, ma che io reputo assai interessante, ovvero le proposte più importanti che ci sono state per lo Stato ebraico. Dove lo facciamo questo Stato? La prima a cui hanno pensato chiaramente la Palestina, ciò che poi si è concretizzato. Idea presa in considerazione dallo stesso Herzl, come abbiamo visto all'inizio sembrava quasi impossibile. Eppure è proprio qui che sarebbe poi sorto lo Stato di Israele. Sempre nello Stato ebraico, su proposta di Baron Maurice de Hirsch, viene presa in considerazione l'Argentina, non tutta chiaramente, ma la zona geografica della Pampa, semivuota, fertile e con già qualche insediamento. Col tempo sorsero altre colonie ebraiche, ma certamente non uno Stato. Abbiamo accennato poi al piano Uganda, come detto è in realtà il Kenya però. Il piano Uganda fu proposto dal governo britannico come soluzione momentanea per scappare ai pogrom russi, proposta presa seriamente in discussione nonché prima volta nella storia in cui una grande potenza riconosce il sionismo. Spostiamoci in Oriente, dove tra gli anni 20 e 30 l'Unione Sovietica creò l'Oblast ebraico di Birobidzhan, minuscola regione dell'estremo oriente siberiano concepita come patria per gli ebrei, come risarcimento per i pogrom e anche per cercare di allontanarli da Mosca. Ricordate che sia dipinti di bianco che dipinti di rosso, i russi restano russi. Udite udite, l'Oblast esiste ancora oggi. Vuol dire che oggi al mondo esiste non uno, ma 2 stati ebraici.
Certo, nell'oblast siberiano non c'è praticamente nessun ebreo, anzi gli ebrei sono una minoranza e quasi nessuno conosce o sa cos'è il giudaismo e l'ebraismo. Appena sotto la Siberia, in una carta degli anni 30, troviamo la Manciuria ed è proprio qui che i giapponesi proposero il piano Fugu. L'estremo oriente spesso noi lo etichettiamo come isolazionista. Ecco, se per una nazione come il Giappone questo storicamente non è mai stato un grosso problema, poiché capace di commerciare via mare con le grandi potenze, non si può dire lo stesso per la Cina, specialmente per l'entroterra cinese assai chiuso, assai isolato e assai povero. Così era anche ai tempi della Manciuria. Va da sé quindi che appena i giapponesi sentirono che gli ebrei erano in cerca di una patria e che avrebbero portato tutti i loro investimenti, presero seriamente in considerazione l'idea di cedere un territorio della Manciuria. Il piano fu ovviamente accantonato per via della molto più importante amicizia coi tedeschi. Attraversiamo il Pacifico e arriviamo negli Stati Uniti, perché lo zio Sam prese seriamente in considerazione la causa sionista, anche prima della creazione di Israele. Dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti nascono anche con i dollaroni. Gli Stati Uniti comprano l'Alaska dalla Russia zarista, gli Stati Uniti comprano la Louisiana da Napoleone. Gli Stati Uniti quindi sono ben consci del valore strategico e non della terra. Alle volte è meglio comprare, alle volte è meglio vendere. Motivo per cui con l'avvento delle politiche antisemite gli Stati Uniti per prima cosa spalancarono le porte agli ebrei di tutta Europa e in secondo luogo presero seriamente in considerazione l'idea di trasformare l'Alaska o un pezzo dell'Alaska in una colonia ebraica. La cosa però non fu mai concretizzata. Torniamo in Europa nell'epoca della Palestina mandataria. Vi ricordate le immigrazioni illegali degli ebrei verso la Palestina? Ecco, quando i britannici intercettavano gli immigrati li internavano nell'isola di Cipro. Con l'aumentare dei detenuti venne anche il lampo di genio. Perché lo Stato ebraico non lo facciamo qui? È un territorio amico, abbastanza grande, isolato, così almeno se ne stanno in pace e tra l'altro non troppo lontano dalla Terra Santa. Dell'idea però non se ne fece nulla. Un altro territorio preso in considerazione fu la Crimea. Questo è uno dei miei preferiti, dato che do molto valore ai confini naturali piuttosto che artificiali. Insomma, guardate che schifo. Essendo un territorio occidentale dell'impero russo, in Crimea vivevano già massicce comunità ebraiche. Non sarebbe stato troppo impossibile come piano. Prima della creazione dell'oblast si pensò quindi alla Crimea. Peccato che la Crimea è un territorio estremamente strategico per la sua posizione geografica, senza contare che non era proprio come la vuota Siberia, ci vivevano già slavi e tatari, non vedevano di buon occhio l'insediamento di centinaia di migliaia di ebrei europei, senza contare che dal punto di vista religioso la situazione era già un casino. In quella piccola penisola vi erano musulmani, cristiani ortodossi, ebrei e socialisti. Uno stato ebraico poteva poi sorgere nel cuore dell'Europa, nell'odierna Polonia. Per gli stessi identici motivi della Crimea, la Polonia ospitava la più grande comunità ebraica di tutta Europa, relegata ai margini dell'impero russo, motivo per cui sia durante la dominazione russa che con la Polonia indipendente fu pensata una massiccia colonia che potesse ospitare gli ebrei europei, non proprio piccola tra l'altro. Non fu mai attuato per il semplice fatto che storicamente le popolazioni che dominarono sui territori polacchi, specie in quei periodi, vedevano gli ebrei come nemici, in primis i russi, poi gli stessi polacchi e neanche a dirlo i tedeschi. E proprio con i tedeschi ci spostiamo a una delle soluzioni più famose che conosciamo, ovvero il Madagascar. Tirato fuori sia negli anni 20 che negli anni 40. Negli anni 20 lo inventarono proprio i francesi. Il popolo francese, profondamente antisemita, non vedeva l'ora di allontanare la comunità ebraica da Parigi. Perché non sfruttare i nostri domini coloniali? Negli anni 40 invece il regime di Vichy lo propose ai nostri amici tedeschi e questi lo presero seriamente in considerazione dato che la Francia collaborazionista manteneva le sue colonie. Fu scartato nel 1942 perché in pieno conflitto mondiale la Germania aveva altro da fare, diciamo. Le rotte via terra e via mare erano chiuse dagli inglesi, navi e container servivano per trasportare materiali e armamenti. Rimaniamo in Africa e spostiamoci nella penisola del Sinai, un'altra delle mie soluzioni preferite, sempre per via della conformazione geografica del territorio. La penisola del Sinai è molto simile a quello che sarebbe poi stato Israele, specie per la posizione geografica, praticamente attaccata alla Palestina. Agli inizi del Novecento il sionismo propose il Sinai come alternativa alla Palestina e udite udite, britannici e ottomani insieme presero in considerazione la cosa. L'idea fu scartata per via del territorio geografico, dato che è praticamente tutto deserto, è invivibile la situazione. Anche se con tutta la mia cattiveria, quindi è una cosa solamente mia, sono incline a pensare che il progetto fu bocciato soprattutto dagli inglesi. E come mai? Forse perché gli inglesi non volevano permettere a un altro stato di confinare e potenzialmente mettere le zampe sul canale di Suez, ma ovviamente questa è solo una cosa mia, una mia disamina, è sicuramente sbagliata.
Ultima e non meno importante, la mia proposta preferita, l'Africa orientale italiana. Oh yes, non sto scherzando, nel brevissimo lasso di tempo che intercorre da quando il maresciallo Badoglio telegrafa siamo entrati ad Addis Abeba fino alla stipula delle leggi razziali in Italia, quindi siamo grosso modo dal 36 al 38, l'Italia prese seriamente in considerazione la causa sionista. Spero non ci sia bisogno di specificare che l'antisemitismo italiano non ha nulla a che fare con il fascismo e con la cultura italiana, mica siamo i tedeschi, i russi o i francesi. Le leggi razziali italiane sono state il prezzo da pagare per l'alleanza con la Germania. Prima di suggellare questa alleanza, però, l'Italia puntava ad essere amica di tutti e a crescere come potenza laddove poteva. Ascoltare la causa sionista per strappare il primato all'Inghilterra, per trasformare la Pax Britannica nella Pax Italica, poteva essere l'ennesimo colpo inferto agli inglesi. Senza contare che dopo la guerra d'Abissinia l'Italia aveva seriamente bisogno di investimenti esteri. Le grandi ricchezze delle comunità ebraiche europee potevano seriamente fare comodo alle casse dello Stato. La soluzione dell'Africa orientale sfidava apertamente il piano Uganda britannico. Concretizzare lo Stato di Israele per l'Italia fascista voleva dire ottenere il prestigio davanti al mondo intero, tanto in Russia quanto negli Stati Uniti, senza contare che il massiccio insediamento di una comunità estera in un territorio esterno, come è successo poi per lo Stato di Israele, poteva portare a conflitti interni e di conseguenza il territorio poteva essere più facile da amministrare. O forse no. Rimuoviamo un attimo il fattore Africa orientale italiana e pensiamo solamente all'impero etiope. Impero etiope che, a differenza dell'Italia, era un impero vero da secoli con mentalità imperiale, a differenza dell'Italia che a mio avviso aveva appena iniziato a premere i nuovi passi come potenza imperiale. Lo vediamo più che altro nella Libia italiana, dove Mussolini con la celebre foto a cavallo con una spada si fa proclamare protettore dell'Islam. Come dice la grammatica strategica, la diversità è la linfa vitale, l'elisir di giovinezza, la forza delle potenze imperiali, purché tale diversità venga efficientemente assoggettata alla narrazione imperiale. Questa imbarazzante foto, appositamente ritoccata, rappresenta a mio avviso i primissimi passi di un'Italia imperiale agli albori. L'impero d'Etiopia però era già da secoli un impero che, come narrazione, aveva niente poco di meno che il considerare l'imperatore come il legittimo successore degli antichi re di Israele, come re Davide e re Salomone. L'imperatore d'Etiopia Haile Selassie era considerato successore vivente delle tribù di Giuda e quindi legittimo sovrano di Gerusalemme, non sto scherzando. Se dovessimo quindi immaginare un universo alternativo dove lo Stato ebraico venga magari creato in territorio etiope, a parer mio tra le due popolazioni non ci sarebbe tutto questo astio, anzi potrebbero trovare dei punti in comune seri anche e soprattutto religiosi. Quelle che vi ho elencato sono bene o male le storiche proposte per la creazione dello Stato ebraico. Ho tralasciato quelle meno rilevanti tipo l'Australia, tipo la Tasmania, ma perché non c'è veramente nulla da dire. Però vi chiedo, quale tra queste è la vostra preferita? Quale vi aggrada di più? Il piano di spartizione dell'ONU era questo: questi sono i territori originali dello Stato di Israele e dello Stato palestinese. Del territorio palestinese circa il 55% va al neonato Stato di Israele e il restante 45% alla Palestina. Il motivo per cui Israele riceve un pochettino di più è il semplice fatto che in questi territori vi è anche il deserto del Negev, terra sterile e vuota. Gli ebrei europei accettano la soluzione, hanno il loro nuovo stato artificiale nel territorio che volevano, né più né meno. D'altro canto gli arabi palestinesi rifiutano. Gli arabi palestinesi dicono più o meno una roba del genere: Aridaie e prima con la dominazione ottomana ci siamo ribellati, dopo col mandato britannico della Palestina comunque non avevamo la libertà, ora con la spartizione dell'ONU basta, quanto ancora la dobbiamo sudare, vogliamo governarci da soli. Come risultato il 14 maggio gli stati che Israele occupa in questo conflitto sono quelli che 9 persone su 10 reputano la spartizione originale della Palestina, sono quelli che vediamo in questa mappa qua. In realtà questo è già il frutto di una primissima occupazione israeliana. Ultima cosa, decisamente la più importante, la popolazione inizia a mischiarsi. È pieno di immigrati ebrei europei, qui è vero, ma è pieno anche di arabi palestinesi che rimangono sotto l'occupazione israeliana. Quindi, volenti o nolenti,
fanno parte di Israele. Gli anni che seguirono furono relativamente più tranquilli, tra riparazioni post-guerra e costruzione delle istituzioni fino alla crisi di Suez del 56 almeno, anno in cui l'Egitto sferrò una mossa da superpotenza, ovvero nazionalizzare il canale di Suez. Neanche a dirlo, gli americani intervennero anche con l'aiuto di Israele. Quest'ultimo occupò militarmente tutta la penisola del Sinai, compresa la striscia di Gaza. Striscia di Gaza che, ricordiamolo, faceva parte dei territori palestinesi in origine, dopodiché fu occupata dall'Egitto nel conflitto arabo-israeliano e ora nel 56 occupata da Israele. Saltiamo al 67 con la guerra dei 6 giorni, che vide contrapposti Israele contro Egitto, Siria e Giordania. Non ce ne frega niente di casus belli e guerra fredda, dobbiamo semplicemente badare a poche questioni importanti. Numero 1. Israele sviluppa una tecnica militare tatticamente molto simile a quella della Germania, ovvero attaccare sempre, attaccare per primo, attaccare con tutte le forze fin da subito e in ogni direzione contemporaneamente, proprio perché Israele è circondato, esattamente come la Germania che è storicamente tra Francia e Russia. Numero 2. Gira che ti rigira, i territori militarmente occupati reciprocamente sono bene o male sempre quelli. È la penisola del Sinai, è i territori palestinesi fino al fiume del Giordano e al nord i territori montuosi, le alture del Golan. Che strano, sempre questi tre. Non c'è petrolio o materie rare che tengano, il motivo è solamente geografico. Questi sono gli obiettivi principali perché servono solamente a una cosa, ovvero prendere profondità di campo. Se io occupo le alture del Golan mi basta piazzare un paio di uomini e dopodiché sono a posto, sono schermato a nord. Se io penetro nei territori palestinesi allora arrivo fino al fiume Giordano e sono schermato a est. Se io prendo la penisola del Sinai arrivo fino al canale di Suez e dopodiché sono schermato dal canale con l'Egitto. E basta, non c'è nient'altro. Quindi sia l'Israele di oggi sia l'Israele di ieri, spoiler molto diversi tra di loro, per sopravvivere militarmente adottano la stessa identica tecnica di sempre. Dopo aver stravinto la guerra dei 6 giorni, Israele inizia a occupare militarmente il Sinai, la striscia di Gaza, le alture del Golan e si riprende quel poco di territorio legittimamente suo, scelto dall'ONU, che aveva perso nel primo conflitto arabo-israeliano. Aggiungiamo un altro piccolo semino utile a comprendere l'Israele di oggi e potenzialmente anche quello di domani. Se io Israele occupo militarmente un territorio, inevitabilmente inglobo anche le popolazioni che ci stanno sopra. Ne consegue che la classe dirigente di Israele, ovvero ebrei europei, devono sempre più governare su popolazioni aliene agli ebrei europei, ovvero gli arabi. Vuol dire che se io Israele rimango o comunque mi faccio piccolo piccolo, vuol dire che siamo tutti degli amiconi ebrei europei qua dentro. Se io Israele mi espando e mi faccio sempre più grande, vuol dire che io, ebreo europeo che ho fondato Israele, divento minoranza nel mio stesso stato. 1973, guerra del Kippur, Israele vince e stravince contro Egitto e Siria. Nello stesso momento, dato che è già un bel po' di anni che Israele occupa mediamente territori non suoi, quest'ultimo inizia a costruire, inizia ad edificare. Anche per occupare militarmente una zona bisogna viverci, servono le strutture, serve aiutare le popolazioni che sono finite sotto il nostro ombrello, volenti o nolenti. Questo è anche l'anno in cui in Italia viene composta quella splendida canzone chiamata Rossa Palestina, esattamente come in un altro esempio di politica estera musicale italiana, ovvero Avanti ragazzi di Buda, non abbiamo proprio capito quello che stava succedendo, al netto della bellezza della canzone. Abbiamo alzato la bandiera partigiana della Rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Come se in Palestina le popolazioni arabe potessero anche solo lontanamente sapere cos'è la guerriglia partigiana, cos'è la questione dell'autoaffermazione dei popoli, cos'è la bandiera rossa, proprio mamma mia. Nel 1978 invece la penisola del Sinai, solo la penisola del Sinai, viene restituita all'Egitto. Nel 1987 scoppia l'intifada, praticamente quei palestinesi che si trovano sotto l'occupazione israeliana si sono rivoltati. Anche qui le cose che ci serve notare sono veramente un paio. Numero 1. Solitamente le rivolte le fanno i giovani, quindi ipotizziamo un'età che va dai 20 ai 25 anni grosso modo. Ora, se l'intifada scoppia nell'87 e torniamo indietro di, 20 anni, ci ritroviamo nel 1967. Oh, che strano! Grosso modo quando è accaduta la guerra dei 6 giorni. Capite cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è continuità nel tempo, vuol dire che se io, Israele, nel 67 occupo dei territori arabi che non sono miei e tratto le popolazioni locali come dei cittadini di serie B,
I bambini che nascono e crescono in questo contesto, quando sono adulti, cosa possono fare se non lanciare pietre contro l'autorità israeliana? Numero 2, forse un po' più importante, durante l'intifada i palestinesi si scoprono popolo. Prima dell'intifada i conflitti in Medio Oriente venivano visti come Israele contro gli arabi. Gli arabi erano tali sia in Palestina che in Egitto. Essendo l'intifada una guerra civile combattuta senza il supporto degli altri stati arabi, questo contribuì a creare l'identità nazionale palestinese. Tra l'altro notate la coincidenza, nel momento esatto in cui gli stati arabi sono chiamati ad appoggiare una rivolta interna e quindi a riconoscere l'identità palestinese e lo Stato di Palestina, le suddette potenze arabe non si palesano, perché se io vado a sostenere i palestinesi, allora se la rivoluzione vince vuol dire che bisogna creare lo Stato palestinese e non posso assoggettare i territori arabi a me Egitto piuttosto che a me Giordania, a me Siria, eccetera eccetera. Spalanchiamo le porte agli anni 2000, tra la seconda intifada e la guerra del Libano, fino ad arrivare alle operazioni più recenti negli anni 10. Indubbiamente il periodo più confusionario per noi da studiare, poiché coperto da bugie su bugie, tra guerre di religione, guerre per il petrolio, guerre per gli schieramenti politici, motivazioni che hanno contribuito a diffondere nell'opinione pubblica un'idea semplicistica della questione mediorientale. Là sono scuri e sono terroristi. Il tutto per arrivare poi al 7 ottobre del 2023, il conflitto in corso. Arriviamo quindi a quella che è la guerra di oggi e state tranquilli, gioite perché è semplicissima da capire nonostante sia ancora in corso. Mappa del Medio Oriente, il Medio Oriente contemporaneo, e con contemporaneo intendo grosso modo dai primi anni 2000 ad oggi. È un grande gioco di potenze. I tre grandi protagonisti del Medio Oriente sono la Turchia, l'Iran e Israele. Ognuno di questi stati ha il potenziale per dominare il territorio. Ognuno di questi stati ha delle problematiche, anche e soprattutto interne, che gli impediscono di dominare il territorio. Oggi non parliamo di turchi e persiani, però ci concentriamo solo sugli ebrei. La causa della guerra a Medio Oriente di oggi è solamente la volontà dell'Iran di impedire che molte delle potenze mediorientali finiscano sotto l'ombrello di Israele, possibilità che si è venuta concretizzandosi con gli accordi di Abramo. Per un paese arabo che non è una superpotenza, mediamente finire sotto l'ombrello di Israele è leggermente meglio che finire sotto l'ombrello della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi il 7 ottobre, per impedire tutto questo, tramite gli affiliati di Hamas eccetera eccetera, l'Iran attacca Israele dalla striscia di Gaza e il resto è storia. Come molti hanno fatto notare però, questo conflitto è un po' diverso da tutti gli altri perché Israele ha reagito in maniera un po' diversa dalle altre. Quando in passato Israele ha dovuto fare guerra a tutti i paesi arabi nel Medio Oriente, agiva secondo canoni che noi riconosciamo e che ammiriamo. Una brillante tattica militare, efficienza coi suoi strumenti, servizi segreti invidiabili, capaci di colpire un punto singolo preciso e far crollare tutto quanto. Sembrava una vera e propria America trapiantata nel Medio Oriente. In questo conflitto però Israele fa qualcosa di totalmente estraneo e nuovo alla sua storia. Ci attaccano? Bene. Rispondiamo e sterminiamoli tutti, anche gli innocenti e i civili. Ciò che impedisce a Israele di dominare il Medio Oriente oggi è una profonda spaccatura interna dovuta al ribaltamento degli usi e i costumi che storicamente hanno sempre contraddistinto Israele, l'Israele che conosciamo. Vi svelo subito il finale perché mi trovo meglio. L'Israele che conosciamo ci sta salutando, ci sta facendo ciao ciao con la manina, insomma. Israele si sta piano piano sganciando da quelli che sono gli usi e costumi occidentali con cui è stato fondato per abbracciare gli usi e costumi medio orientali. Giustamente, dato che ora si trova lì a livello geografico. Per capire come si è arrivati a tutto questo dobbiamo introdurre quelle che possiamo chiamare le classi sociali dello Stato di Israele in lotta tra di loro. Partiamo ovviamente dalla più famosa, ovvero quelli che noi intendiamo per ebrei quando vengono nominati gli ebrei, ovvero gli Ashkenaziti. Ashkenaz è una parola nell'antico ebraico che sta a indicare l'area geografica tra il nord della Francia e lo spazio germanico. Quando noi parliamo di ebrei Ashkenaziti stiamo parlando di ebrei europei che provengono dall'Europa centro-orientale, per farla breve dal Reno agli Urali. Questi ebrei sono quindi francesi, tedeschi, un sacco di polacchi, russi e ucraini e via dicendo.
Se vi state chiedendo come mai in Medio Oriente, in Israele, sono tutti biondi con gli occhi azzurri, è colpa loro. Questi ebrei sono quelli che durante i secoli, dalla nascita del sionismo fino grossomodo alla caduta del muro di Berlino e al crollo dell'Unione Sovietica, hanno continuamente migrato verso i territori palestinesi, dando origine allo Stato ebraico secondo i loro canoni, secondo i nostri canoni, quelli europei post-rivoluzione francese. Qualche askenazita era già presente prima del sionismo nei territori palestinesi, perché l'impero ottomano costituiva una casa molto più sicura rispetto all'Europa cristiana in epoca medievale, ma poco hanno a che fare con le massicce immigrazioni del Novecento. Questi sono gli ebrei che addirittura quando sono arrivati in Palestina hanno cambiato in larga parte, non tutti, il loro cognome per dargli un tono più ebraico, il tutto in nome della patria. È andata più o meno così. E non mi chiamo più Peter, d'ora in poi chiamatemi col mio nome ebraico. Importantissimo specificare che questi ebrei, dalla fondazione dello Stato di Israele a oggi, hanno sempre governato, hanno ricoperto i ruoli di spicco all'interno della società e, senza ammetterlo proprio esplicitamente, si considerano come superiori agli altri ebrei, un po' come se fossero gli ebrei di serie A. Se loro sono la serie A, allora la serie B sono gli ebrei ortodossi. Gli ebrei ortodossi sono anche loro ebrei europei, quindi sono askenaziti, ma sono i religiosi, sono quelli che in risposta al sionismo dicevano: ma tu sei fuori, dobbiamo vagare per il mondo fino alla venuta del Messia, eccetera eccetera. Nell'Europa di metà Ottocento rappresentavano la minoranza della minoranza degli ebrei europei e, come abbiamo detto, servivano alla causa del sionismo in quanto studiosi della storia e dei testi sacri del giudaismo, insomma il punto di partenza per costruire lo Stato moderno. Dato che alla fondazione dello Stato di Israele costituivano la minoranza della minoranza, il laico Stato ebraico decise di estrometterli dal servizio militare. Abbiamo poi i cittadini di serie C, ovvero gli ebrei sefarditi. Sefardita viene dall'antico ebraico sefaras, espressione utilizzata per indicare la penisola iberica. I sefarditi sono quegli ebrei che fuggirono in massa dalla Spagna dopo il 1492, dopo che il governo spagnolo dichiarò l'espulsione degli ebrei. Questi si stabilirono nel Nord Africa e in Palestina, quindi diventarono l'ennesima minoranza dell'impero ottomano. Nel corso dei secoli divennero quindi culturalmente ebrei arabi, discendenti degli spagnoli. Dopo la nascita di Israele, gli stati arabi, rimasuglio dell'impero ottomano, espulsero nuovamente questi ebrei che emigrarono tutti in Israele, venendo trattati come dei veri e propri pezzenti inferiori. Ricordiamo che i fondatori di Israele erano europei e storicamente gli europei si pongono sull'Africa e sul Medio Oriente con un piglio leggermente razzista, ecco. I cittadini di serie D invece sono gli arabi israeliani, ovvero i discendenti dei palestinesi rimasti in territorio israeliano al netto delle occupazioni militari nel corso dei decenni. Quello che sta succedendo oggi in Israele non è altro che la fusione e l'aumento dei cittadini relegati agli angoli della società. Quando io, Israele, occupo un territorio non mio e ci metto i capannoni ed inizio ad edificare, solitamente ci butto lì i cittadini di serie B, gli immigrati, i rifugiati, eccetera eccetera. Qui i cittadini di seconda classe iniziano a mischiarsi tra di loro. Come risultato abbiamo una popolazione etnicamente e culturalmente araba, molto religiosa e che reclama un nuovo tipo di Stato in linea con gli usi e i costumi medio orientali. In estremo riassunto, quindi, i nuovi figli di Israele più non si identificano con i cari e buoni vecchi valori occidentali e con il socialismo. Gli ebrei ultraortodossi, quei pochi rabbini che contribuirono a creare controvoglia allo Stato di Israele, oggi sono ai vertici della resistenza interna di Israele, avendo a disposizione un esercito estremamente prolifico e, in cambio, non solo avendo accettato l'idea di Israele, ma addirittura guardandolo con la lente del Medio Oriente, quindi un territorio che non ha mai avuto la separazione tra Stato e Chiesa, che non ha avuto il principio delle forze armate come servitori dello Stato. Cosa vuole questa nuova maggioranza? Questa nuova maggioranza di arabi israeliani vuole sovvertire quello che è stato storicamente il canone di Israele, quindi vuole anteporre la religione allo Stato, come abbiamo visto nella Repubblica Islamica dell'Iran, quindi ha perso fiducia nell'esercito come istituzione statale di terze parti, vuole le milizie di Dio, esattamente come è per tutti gli altri paesi mediorientali. Questi nuovi figli di Israele vogliono mettere da parte la storica classe dirigente askenazita per dare vita a un nuovo Stato che possiamo solo immaginare, ma è abbastanza intuibile se guardiamo il resto del Medio Oriente. Bibi Netanyahu è un ebreo askenazita laico, esattamente il contrario di quelli che lo sostengono. È solo bravo a mentire e ancora non è caduto perché questa nuova maggioranza araba israeliana oramai è la stragrande maggioranza
che compone lo Stato ebraico. E tu mi dirai, ma io ho visto le rivolte, sono in centinaia se non migliaia in piazza a protestare contro Bibi. Sì, sono centinaia se non migliaia in piazza a protestare contro Bibi a Tel Aviv e Gerusalemme, quindi centri urbani, quindi il nucleo dell'Israele originale, nonché abitanti askenaziti, quelli vicino a noi, gli europei. Il resto dello Stato di Israele, che va dal deserto del Negev alle alture del Golan, sono arabi oramai, non sanno neanche cos'è il diritto di sciopero, loro pensano e vedono solamente che questo Bibi Netanyahu, askenazita e laico, dopo tutto non è così male perché comunque incarna i loro valori. Ragionando quindi da qui a 20-25 anni potrebbe quindi accadere più o meno questo. Israele ci sta salutando, quindi se vince questa nuova maggioranza, cosa assai probabile, allora noi perdiamo quella che qualcuno chiama l'unica democrazia del Medio Oriente, che a quanto pare è un motivo valido per schierarsi a favore di Israele. Tra 2 generazioni quindi potremo salutare quello che è stato l'unico amico che abbiamo avuto in Medio Oriente, per ritrovarci con l'ennesimo nemico fondamentalista, in questo caso giudaico e non islamico, che sarà pronto a muoverci guerra e a dichiararsi nemico dell'imperialismo americano. Non ci resta che aspettare per vedere come si evolverà la situazione. Abbiamo finito, sono molto stanco, io ti ringrazio per essere arrivato fino a questo punto, rimango a disposizione nei commenti per ulteriori approfondimenti eccetera eccetera, vi ricordo di iscrivervi al canale, di supportare con un like, se volete vedere altri lavori come questo soprattutto. Io vi saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!